L'intervento di autotrapianto di capelli FUE si distingue dalle tecniche tradizionali per caratteristiche e modalità di realizzazione. Negli ultimi anni c'è stato un incremento nell'utilizzo di questa tecnica sia per la minore invasività dell'intervento che per l'elevata percentuale di attecchimento dei capelli impiantati. Parliamo infatti del 98-99%. Tutti possono sottoporsi all'intervento, purché ci siano 3 condizioni fondamentali. Un cuoio capelluto sano, ovvero con un corretto equilibrio idrolipidico, una zona donatrice valida e, terzo, la stabilità nella zona di impianto, che si ottiene solo valorizzando e preservando i capelli esistenti. Tutto questo ci permette di ottenere un risultato omogeneo e naturale. L'intervento di autotrapianto di capelli FUE si divide in 2 fasi, la fase di espianto e la fase di impianto. Nella fase di espianto viene creata una finestra a livello della zona donatrice in cui i capelli sono rasati ad 1 mm. La cute successivamente viene anestetizzata. Naturalmente i capelli nella zona di impianto possono rimanere della lunghezza originale. Le unità follicolari vengono prelevate ad una, grazie alla rotazione centrica del punch seguendo la direzione del capello all'interno del cuoio capelluto. Questo permette di ottenere unità follicolari senza che sia necessario effettuare incisioni. La zona di impianto viene dapprima anestetizzata e l'anestetico iniettato sottocute rende la pelle turgida e dilatata, permettendo così di impiantare le unità follicolari più ravvicinate tra loro. Le unità follicolari vengono posizionate su una siringa con agua a becco di flauto e, mediante un sistema molla-mandrino, vengono alloggiate nella cute seguendo il naturale orientamento dei capelli circostanti. In questo modo i capelli impiantati cresceranno in modo naturale, senza effetti artificiosi, e potranno essere lavati, colorati, pettinati e tagliati come prima. I segni dell'autotrapianto di capelli FUE non sono visibili. Questo perché le dimensioni del puntale dello strumento chirurgico sono assai ridotte e le microzole trapiantate hanno esattamente lo stesso diametro dei forellini creati per accoglierle. Ed è proprio per questo che le cicatrici della chirurgia tricologica FUE sono praticamente invisibili, sia dove i nuovi capelli vengono impiantati, sia a livello della zona donatrice. La maggior parte dei capelli impiantati cade entro 3 mesi in seguito allo stress che il follicolo subisce tra espianto ed impianto. I tempi naturalmente variano da follicolo a follicolo e ciò dipende dallo stadio del ciclo vitale in cui si trovava il capello in fase di prelievo. I bulbi in fase telogen e catagen cadono per primi e danno inizio alla nuova crescita dopo circa 4-6 mesi. Quelli in anagen tardivo, prima di cadere, passano in fase catagen e telogen e ricresceranno dopo circa 6-9 mesi. Invece i bulbi in anagen iniziale possono proseguire il loro ciclo vitale senza cadere. Proprio per questo motivo un risultato estetico apprezzabile si avrà a partire dal 4° mese, mentre invece il risultato definitivo ad 1 anno dall'intervento.